Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Io sono Roberto e oggi vi mostro come realizzare i vostri loot personalizzati direttamente su Premiere Pro. Lo facciamo in una maniera veramente semplice, come la scorsa volta, in un solo click. E la cosa fondamentale è che lo facciamo direttamente su Premiere, senza l'utilizzo di softwareini scaricati qui e lì per il web. Prima di cominciare però vi anticipo anche che in link in descrizione ci sono 25 dei miei loot personalizzati che ho creato io e che potete scaricare gratuitamente, utilizzarli, fatene quello che volete, nessun problema, scaricateli al link. Andiamo quindi a vedere subito come realizzare il vostro loot personalizzato su Premiere Pro e spostiamoci quindi sul computer. Allora, siamo in Premiere Pro, abbiamo la nostra clip, la importiamo, importo solamente la parte video, non quella audio, insomma, perché non ci interessa. Perfetto, quindi è quello su cui dobbiamo andare a lavorare questo. Non ci resta, una volta importata la nostra clip, che andare nella lista qui dei, insomma, degli effetti, eccetera, eccetera, in colore Lumetri, che è qui, e andare a lavorare sulla nostra immagine come si fa, insomma, di solito quando facciamo una color correction. Quindi adesso ne faccio una veloce giusto per mostrarvi qualcosa. Magari vado ad aumentare un pochettino il contrasto, abbasso le luci in questo caso, metto un po' più di ombre, i neri, aumento un po' la saturazione, insomma la faccio veloce, proprio in maniera così, giusto per mostrarvi. Poi mi sposto magari sulle curve, una curva S semplice, fatto un po' qui i neri, voglio cambiare il tono del verde nelle foglie, che so, quindi posso prendere questo qui in tonalità e vado a renderle più verdi, sì. Poi magari anche qui ci sono queste prune, i frutti, voglio andare a lavorarci un poco, quindi anche qui l'alzo un poco, la differenza delle foglie, che so, posso andare ancora a lavorare un pochettino sulle curve. Vabbè, insomma, adesso poi velocissimo, ragazzi, non vi sto a mostrare come fare la color. L'effetto è questo, per capirci. A questo punto, una volta che abbiamo raggiunto la color che desideriamo e l'effetto che volevamo sulle nostre immagini, non ci resta altro che, sempre in colore Lumetri qui su, andare su queste tre barrette. Mi raccomando, però deve essere selezionata la nostra clip, dobbiamo essere sulla clip, andiamo sulle tre barrette qui in colore Lumetri e semplicemente facciamo esporta cube oppure esporta look. Io faccio di solito esporta cube. Quindi io ho una mia cartella che si chiama i miei LUTs, non lo so, va bene, gli do un titolo, in questo caso lo chiamerò esempio tutorial, perfetto, lo vado a salvare e a questo punto nella mia cartella dove ci sono i miei LUTs troverò il mio esempio da qualche parte, su tutte, esempio tutorial cube, questo qui, perfetto. Ok, quindi ce l'abbiamo, abbiamo creato il nostro tutorial cube. Ora, cosa fare quindi se vogliamo applicare a questa immagine il nostro loot? Allora, ad esempio, teniamo sempre conto di questa, togliamoli il nostro Lumetri che abbiamo appena realizzato, quindi ritorniamo a questo. Non dobbiamo fare altro domani, che vogliamo utilizzarlo, che prendere la nostra clip, andare di nuovo in colore Lumetri. Possiamo farlo sia su correzione di base, qui il loot di input, e selezionarlo andando su personale, oppure possiamo farlo in creativo. È indifferente in realtà, l'unica differenza che troviamo è che possiamo in creativo aumentare o diminuire l'effetto del nostro look. Quindi io lo faccio di solito in creativo, andiamo in creativo e andiamo a selezionare personale, esempio qui, esempio tutorial,
lo selezioniamo, apri, e come vedete abbiamo le nostre impostazioni già insomma inserite sulla nostra clip. Tutto qui, veramente semplice. Possiamo, come vi dicevo, andare a aumentare o diminuire l'intensità del nostro effetto, andando qui a lavorare sulla barra di intensità luce, e questo però poi lo lascio decidere a voi. Ok. Un altro modo che si può fare, che io consiglio di solito, è quello di, andiamo di nuovo a eliminare il nostro effetto, è quello di andare qui in nuovo elemento, selezionare un livello di regolazione, ok, lo lasciamo delle dimensioni del nostro, insomma, della nostra immagine, di buttarlo un attimo qui sopra la nostra clip e di applicare a questo il nostro LUT. Quindi andiamo di nuovo qui a personale, esempio tutorial, apri, e ce l'abbiamo. Non lo abbiamo sulla nostra clip, ok? La nostra clip rimane invariata, lo andiamo ad applicare su un livello di regolazione. Questo perché? Perché se io avessi più clip, più immagini differenti, potrei andare semplicemente a strecciare questo livello di regolazione e avere il nostro LUT spalmato su tutte le nostre clip, senza quindi doverlo andare ad applicare volta per volta, clip per clip. Però qui attenzione anche, perché se a questo punto io ho ad esempio 2 clip, facciamo così, la dividiamo questa, ho 2 clip, cui questa scena magari mi serve, vedo che il LUT non funziona troppo bene, magari in questa funziona molto meglio, semplicemente io a questo punto dovrò prendere questa clip, andare magari sulle correzioni di base e posso andare a lavorare direttamente sulle correzioni di base di questa clip, quindi aumentare, magari abbassare l'esposizione se vuole, aumentare, abbassare le luci ancora, dargli più contrasto, voglio andare a scurire ancora i neri, lo faccio sulla clip e non sul LUT, ok? Ok, quindi questo è molto facile e per me è fondamentale quando lavoro, non lavorare su tutte le clip una per una, ma andare a creare la nostra color su un livello di regolazione e poi andare a regolare clip per clip, solamente per quanto riguarda la parte che riguarda la luce, le ombre, eccetera eccetera. Ma cosa succede quindi se vogliamo inserire il nostro LUT appena creato all'interno della lista di predefiniti di Premiere Pro? Ve lo faccio subito vedere. Ok, quindi se vogliamo avere il nostro esempio, il nostro LUT di esempio all'interno dei predefiniti di Adobe Premiere, in questo caso i predefiniti sarebbero questi qui, sono quelli che già trovate all'interno della lista dei predefiniti, senza dover quindi andare ogni volta a cliccare su personale, a fare la ricerca, eccetera eccetera. A questo serve quello che vi mostro adesso. Non dobbiamo fare altro che cliccare sul nostro Finder, insomma andare in applicazioni, cercare Adobe Premiere, cliccare col tasto destro e fare mostra contenuto pacchetto. Ok, mostra contenuto pacchetto, apriamo Contents, poi apriamo, io qui l'avevo già aperto, andiamo a cercarci Lumetri, e qui, perfetto, in Lumetri dobbiamo andare in LUTs, perfetto, qui, e in LUTs avremo Creative, Legacy and Technical, andiamo su Creative e abbiamo gli stessi predefiniti che troviamo qui in Adobe Premiere, per capirci, questi qui. Quindi a questo punto non dobbiamo fare altro che andare sul nostro pannello, insomma quello dove abbiamo la nostra cartella, dove abbiamo i LUTs, andare qui, i LUTs, ok, esempio tutorial ce l'abbiamo qui, lo trasciniamo all'interno di Contents e quindi Creative dei LUTs, glielo trasciniamo. Sono necessario un nome, una password, un'amministrazione autentica. Perfetto, ma io inserisco la mia password e quindi lo andiamo ad inserire qui
torniamo su Premiere Pro. Io l'ho già riavviato perché necessita di essere riavviato. Riselezioniamo la nostra clip e vediamo che all'interno di predefiniti compare il nostro esempio tutorial, quindi va semplicemente aggiunto, ce l'avete qui sempre pronto adesso ad essere letto. Tutto qui. Perfetto, quindi abbiamo visto come realizzare il vostro LUT personalizzato, come inserirlo poi all'interno della cartella dei predefiniti di Premiere Pro senza che dobbiate andare a cercarlo chissà dove all'interno delle vostre cartelle, sottocartelle ogni volta. Se vi è piaciuto questo tutorial potete lasciare un commento, mettere un like, magari iscrivervi al nostro canale e ne seguiranno altri nelle prossime settimane. Io vi saluto, non dimenticate di scaricare il link in descrizione. Sono Roberto, ci vediamo alla prossima, ciao!